Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo visto come nel XII secolo la Rus era governata dal principe Gostomisl, il Gioacchino del protovangelo di Giacomo, nonché padre di Maria, futura madre di Gesù. Alla sua morte, Gostomisl venne sepolto in un grande tumulo, chiamato Volotovo, e abbiamo visto che oggi con questo nome è rimasto soltanto un sobborgo nella città di Bui, dove a est è presente curiosamente un antico grande tumulo. Chissà se nel passato ci fu sepolto proprio Gostomisl. La coincidenza del nome della tomba di Gostomisl e di questo sobborgo è davvero interessante. È ancora più interessante capire il significato di questo termine, poiché racchiude una storia tutta da scoprire che affonda le radici nella mitologia slava. Prima di tutto c'è da dire che questa parola probabilmente deriva dall'antica radice russa volodet, che significa dominare, possedere. Esiste anche una parola araba molto simile, sia nel suono che nel significato, e cioè balat, radice balamta enfatica, che significa palazzo, cortile del re. Le antiche fonti slave inoltre menzionano i leggendari Volots, Velez, il cui nome probabilmente è associato a Volotovo, luogo in cui fu sepolto Gostomisl. I Voloti o Velez, infatti, nella cultura popolare slava, nella mitologia slava e nel folklore, sono i giganti che un tempo abitavano le terre della Rus. Nelle leggende slave sono il ponte che segnano il passaggio dal tempo mitologico a quello storico. Possono essere considerati come i primi uomini, i primi antenati che parteciparono alla struttura dell'universo. Nella mitologia slava si parla del complotto slavo comune, che consiste nella morte di questi giganti prediluviani, il loro sterminio da parte di Dio o la loro trasformazione in persone comuni per orgoglio e nocività. Nelle leggende popolari slave possono essere identificati con popoli alieni, cioè stranieri e bellicosi, come tartari, turchi e svedesi. Vengono menzionati anche in alcuni manoscritti medievali, come la Palea di Gregorio il Teologo. Si dice che questi giganti nacquero dai denti seminati del serpente, erano in grado di sradicare alberi e spostare montagne, secondo le leggende vennero trasformati in pietra o finirono vivi nella terra. I giganti erano raffigurati per metà umani e metà serpenti e le loro tombe sono kurgan, chiamate Volotovki o Volotovo. Secondo antiche leggende, i giganti arrivarono insieme a signori e agli elfi e provengono dagli dei che parteciparono alla guerra degli dei e dei signori per le mucche iriane, una metafora della lotta per il potere del regno celeste in epoca presumibilmente antidiluviana. Si dice che questi giganti appartengono alla razza umana, erano venerati e conservavano in sé sangue divino, motivo per cui erano così alti. I titani furono gli ultimi padroni del nord dell'Eurasia prima di essere soppiantati dagli esseri umani e vissero in quei luoghi più a lungo di tutte le tribù magiche al tempo presenti. Sono stati ricordati in Bielorussia per molto tempo, dove venivano chiamati Volot o Asilks. Si dice che uno dei laghi nel distretto di Belesky si sia formato dalla caduta a terra di un'enorme pietra lanciata da un Volot. A Cervishkina, vicino Minsk, perdonate la pronuncia, dicono che un gigante abbia causato un'inondazione che travolse una chiesa e così apparve il lago Dikoe. Nel distretto di Lepel, vicino a Vitebsk, si diceva che una volta una gigantesca Asilks sconfisse giganti, strappò un albero di abete rosso e lo rovesciò, e nella tradizione vedica è presente un riferimento all'abete rosso rovesciato, che simboleggia la conoscenza che discende dal cielo. Nel Bhagavad Gita, capitolo 15, si dice infatti: c'è un albero banyan immortale, le cui radici crescono verso l'alto, e i rami crescono verso il basso, e le sue foglie sono inni vedici. Chi conosce quest'albero conosce Veda. Il diplomatico arabo e rispettato scrittore Ibn Fadlan, che visitò il corso superiore del Volga, vide i resti di un gigante cannibale ucciso alla corte del Bulgar Khan. Questa è la sua testimonianza. E vidi che la sua testa era come una grande vasca e le sue costole erano come i rami più grandi e secchi delle palme, e allo stesso modo le ossa delle sue gambe e entrambe le ossa dell'ulna. Rimasi stupito e me ne andai. Questo gigante era stato catturato nelle foreste delle tribù Meri e Vesi, nelle foreste di Shern e Murom. Poiché aveva un carattere violento, lo tennero legato ad una catena e lo strangolarono, perché le sue urla provocarono dolore alle donne con la conseguente perdita del bambino nel loro grembo.
Secondo le leggende, però, non tutti i giganti diventarono così aggressivi e pericolosi. Alcuni venivano accettati alla corte dal servizio dei vari khan e partecipavano alle guerre. La testimonianza di un viaggiatore arabo del XII secolo, Abu Hamid Muhammad, che visitò il regno bulgaro sul Volga nel XII secolo, ci dice quanto segue. Evidia Bulgar, un uomo dei discendenti degli Aditi, la sua altezza era più di 7 cubiti, lo raggiunsi fino alla vita, e il re Bulgar fece per lui una cotta di maglia, che portò con sé in guerra su un carro, e il suo elmo è di ferro, come un grande calderone. Combatté con una mazza così lunga, fatta di quercia forte, che un uomo forte non poteva sollevarla, ed era nelle sue mani come un bastone nella mano di uno di noi. I turchi lo rispettavano e lo riverivano, e quando lo videro venire verso di loro fuggirono dicendo: «È nostro signore che è arrabbiato con noi», ma allo stesso tempo era gentile, virtuoso e pacifico. In Russia è famosa l'epopea su Ilya Muromets, forte come il gigante appena descritto. Anche Ilya Muromets proveniva dalle stesse foreste di Chern e Murom, nella regione del Volga, dove a giudicare da questa notizia vivevano i giganti. Chissà se si sta parlando della stessa figura. Nella mitologia norrena troviamo la descrizione della grande Svitiod, la Russia nelle fonti scandinave. Si riporta nell'esistenza in questa regione di tante razze differenti, tra cui i giganti. All'inizio dell'Ingingla saga, infatti, quando si parla della divisione delle terre, si dice che a nord del Mar Nero si estende la grande e fredda Svezia, cioè Svitiod. La parte più settentrionale è disabitata a causa del freddo e del gelo, vi sono numerose vaste province e popoli di varie razze e lingue, vi sono giganti e nani, popolazioni nere, popoli sorprendenti di altre specie, animali e draghi di dimensioni spaventose. Inoltre sono presenti anche nella mitologia greca, anch'essi cresciuti dalla terra seminata con semi miracolosi, regnarono sovrani sulla terra per qualche tempo e poi scomparvero completamente. Secondo Omero sono creature selvagge, gigantesche, imparentate con gli dei. Il loro re Euridemone fu ucciso dagli dei con tutto il popolo a causa della sua malvagità. Secondo Esiodo i giganti sono divinità, figli di Gaia, la terra, che fu fecondata da gocce di sangue cadute dai genitali mozzati di Urano, il cielo. Gaia, infuriata per la prigionia dei titani nel Tartaro, diede alla luce enormi mostri dal corpo umano fino alla cintola, con code di drago al posto delle gambe. Scoppiò una terribile battaglia in cui gli dei, grazie all'aiuto dei ciclopi, vinsero i giganti dalle 100 braccia ed Ercole uccise i giganti che da lì in poi iniziarono ad essere confusi con i titani. Bene amici, potrei continuare ancora per molto a mettere insieme altri elementi sui giganti, ma per il momento mi fermo qui. Siamo di fronte a semplici leggende oppure c'è uno strato storico ben preciso che è possibile far riemergere e che ci mostrerebbe parte di una storia dimenticata? Nel prossimo video torneremo ancora a parlare di giganti e vedremo come tutte queste leggende, mitologie eccetera riflettono, almeno in parte, degli eventi storici che hanno plasmato il mondo da lì a venire. Ed infatti, come accennato prima, nella mitologia slava e nordica le storie sui giganti sono associate all'idea di passaggio dal tempo mitologico ancestrale a quello storico, il vecchio ordine contro quello nuovo. Le vecchie divinità contro il nuovo sistema di credo che dal XII secolo in poi mise le radici in tutto il mondo. La famosa guerra in cui si trovarono i giganti ha una base storica a tutti gli effetti e fu uno degli eventi più importanti che vide contrapposte due forze, entrambe dello stesso ramo ma che avevano visioni opposte. Vedremo tutto nel prossimo video comunque. Per ora è tutto, grazie per aver guardato il video. Lascia un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commenta e iscriviti attivando la campanella se non lo hai ancora fatto per non perderti i futuri video. Grazie ancora e a presto!